Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare delle 10, secondo me, migliori azioni del comparto financial, quindi del settore finanziario. Come sempre avremo questo approccio. Punto numero 1, che cos'è il settore financial? Punto numero 2, perché è importante investire nel settore financial? Punto numero 3, come abbiamo scelto, quali sono i criteri attraverso i quali abbiamo scelto queste 10 azioni, secondo me rilevanti e importantissime a livello mondiale, perché sì, perché la nostra diversificazione è a livello globale, mondiale, non solamente aziende americane o solamente azioni europee, perché è sempre più importante diversificare geograficamente, questo diventa un must, secondo me, sempre di più, soprattutto nel 2025, considerando quello che sta succedendo nel mondo, queste politiche commerciali ormai contrastanti tra loro, tra i vari paesi, diventa fondamentale avere una presenza in ogni paese. Ecco, questo secondo me è un must. Molto spesso io non sento, scusatemi se divago, ma diventa importante, non sento da nessun promotore finanziario, non sento da degli esperti, da persone che si ritengono anche molto importanti sui giornali o in televisione, ma difficilmente sì, parlano genericamente di diversificazione, ma non spingono veramente a selezionare le azioni di paesi diversi tra di loro. Perché? Perché la diversificazione diventa sempre più importante in questo momento che si stanno ribilanciando i poteri commerciali e economici tra i vari player del mercato. Cioè non c'è solo più l'America, non ci sarà solo più l'America, ci sarà l'Europa che incomincerà e proverà a dire la propria nei prossimi 5-10 anni, c'è la Cina che diventa un player sempre più importante, lo è già, e ultimamente sta tirando fuori la testa dal guscio e secondo me diventerà sempre più fondamentale e importante se farà delle scelte giuste e risolverà la crisi immobiliare. C'è la parte dell'India che sta in qualche modo mostrando la sua forza e molti dicono che entro il 2030, quindi parliamo di 5 anni, diventerà il terzo player più importante dal punto di vista del PIL dopo l'America, la Cina e loro. Quindi ragazzi, dobbiamo in qualche modo essere coscienti della diversificazione. Ma detto questo, diciamo nuovamente che noi vedremo appunto un'introduzione al mercato, al settore finanziario, perché è importante come abbiamo scelto le azioni e poi vedremo le azioni. Ma partiamo subito. Questo mercato, questo settore financial, questo settore finanziario è diversificato. Da cosa è costituito? Sì, è diversificato perché all'interno c'è un panorama sterminato di sottosezioni. Si parla delle banche, che sono le banche che offrono i servizi finanziari, no? Bancari, come i depositi, prestiti, gestione dei pagamenti. C'è il settore delle assicurazioni, quindi quelle che offrono i prodotti assicurativi per proteggere gli individui e le aziende. Ci sono quelle società di gestione dei patrimoni, di fondi di investimento, cioè sono quelle che molto spesso possiamo dire gestiscono dei patrimoni importanti o che offrono dei fondi dove andare a investire all'interno. Ci sono le borse e i mercati, senza dimenticare le fintech. C'è un settore emergente, incomincerete a sentire in maniera importante questa parola fintech, perché all'interno si includono tecnologie innovative applicate ai servizi bancari, no? Sono i pagamenti digitali, la blockchain, i prestiti peer-to-peer, insomma, c'è veramente un universo molto molto diversificato. Ha, secondo me, una rilevanza importante perché il settore financial deve essere presente all'interno di un portafoglio, in quanto il soldo è alla base di ogni impresa, direi di ogni individuo, perché per mangiare noi dobbiamo comprare, per vivere dobbiamo spendere, e quindi c'è una mobilitazione del capitale, c'è non solo la possibilità di passare i soldi tra varie persone o tra varie imprese, ma c'è anche la possibilità di fornire il credito, no? Quindi di dire ok, io ho bisogno di un mutuo, posso chiedere i soldi affinché possa comprarmi la mia casa. Quindi non ha solo, ha anche una stabilizzazione sociale, no? In qualche modo c'è anche la possibilità di in qualche modo di determinare la democrazia, cioè di dare un'importanza alla democrazia, perché senza i soldi l'individuo non può in qualche modo in questo mondo moderno essere libero.
e poter in qualche modo esprimere la propria individualità, perché bisogna passare dai bisogni naturali, che sono quelli basici, quello di avere una casa, di avere, non lo so, un tetto, di avere l'alimentazione, di avere un'istruzione, e poi ci sono le altre necessità che vengono successivamente, e quindi in qualche modo questa è una funzione essenziale financial dell'economia globale, no? E poi c'è un aspetto che sta diventando sempre più importante, quello dell'innovazione tecnologica. Appunto dicevo prima della fintech, quindi parliamo della blockchain, delle criptovalute, dell'analisi predittiva di quello che può succedere un domani, cioè di come andare ad investire meglio, di come gestire meglio il nostro portafoglio attraverso l'intelligenza artificiale. Parliamo anche dei pagamenti mobili, quindi del fatto che per il primo anno, nel 2024, i pagamenti digitali hanno superato quelli tradizionali. Questo è un evento epocale, secondo me, che in qualche modo da alcuni osteggiato, da alcuni favorito, ma comunque è evidente che in qualche modo i servizi finanziari diventano sempre più fondamentali, perché sono sempre più articolati. Non è solamente andare a pagare, come dire, la bolletta imposta, ma è sempre di più un mondo che permette il pagamento attraverso il POS, attraverso il proprio wallet del cellulare, la possibilità di comprare criptovalute, la possibilità di investire meglio attraverso un'analisi del proprio portafoglio dell'intelligenza artificiale, conoscendo i nostri criteri di investimento, quindi l'orizzonte, l'età, il rischio che sappiamo assumerci e via discorrendo. Quindi in qualche modo c'è anche un settore che si sta innovando e rinnovando in maniera importante. Quindi c'è penetrazione in ogni settore della nostra vita, c'è un'innovazione tecnologica e al contempo è un settore che ha, anche in questo caso, come avevamo visto precedentemente con il settore della comunicazione, c'è sempre un rischio legato alle regolamentazioni e alle normative. Perché? Perché appunto qua parliamo di soldi, oltretutto c'è il rischio, sapete benissimo, della parte di truffe e degli attacchi degli hacker, quindi ci sono anche dei rischi notevoli. E poi, vabbè, il settore finanziario gioca un ruolo determinante nella gestione delle crisi economiche, perché le banche centrali possono giocare con la politica monetaria per spingere di più i consumi, per ridurre l'inflazione e via discorrendo. Quindi in qualche modo il settore finanziario è un settore che, seppure poco visibile, è un settore che è presente quotidianamente nella nostra vita. Così un po' come quello della comunicazione, perché il settore della comunicazione, come dicevo nel video precedente, noi quasi tutti i giorni tutti i giorni utilizziamo internet ormai, così come tutti i giorni utilizziamo la nostra carta, il nostro bancomat, o non lo so, in qualche modo facciamo un'operazione attraverso il nostro conto online. Quindi sono veramente delle attività che oramai sono quotidiane, sono daily all'interno daily routine vengono chiamate, no? Ma perché è importante investire nel settore financial? Prima di tutto perché è un settore, secondo me, che in qualche modo dona un po' di stabilità al nostro portafoglio durante le fasi cicliche economiche, perché è abbastanza resiliente. Quindi in qualche modo, rispetto per esempio al comparto tech, che invece può avere delle grosse volatilità, questo in qualche modo può cercare di mantenere una certa stabilità all'interno del portafoglio. Non voglio dire difensivo, perché a me non piacciono queste parole, perché il difensivo mi sembra sempre invece il settore della difesa. Mi ricorda anche in qualche modo una negatività essere difensivi quando ci si investe. Diciamo che preferisco la parola stabile. Ecco, questo è un settore che probabilmente dà una maggiore stabilità e resilienza al proprio portafoglio e ai propri investimenti. Poi perché secondo me ha delle potenzialità di crescita, perché come dicevo è un settore che va in evoluzione, no? Attraverso la proposizione digitale. Voi sapete bene che il mercato al momento in Italia è ancora molto tradizionale, molte persone non hanno ancora un conto corrente, sentivo nei giorni scorsi mi sembra un 15-20%
della popolazione. Molte persone utilizzano ancora dei servizi basici, no? Non hanno ancora l'internet banking, non sanno assolutamente cos'è la blockchain, quindi anche, però come vedete sta cambiando un po' il mondo, no? Perché stanno aumentando gli investimenti. Per tante ragioni, come dicevo, una sicuramente è quella che avendo meno risparmi la gente deve un po' investire per mantenere in qualche modo il proprio capitale alto, dovuto al fatto che ha sempre meno soldi e in qualche modo c'è un'inflazione che ti erode quei soldi, quindi bisogna in qualche modo avere sempre di più la capacità di investire, e oltretutto sta aumentando anche la competenza e l'interesse verso questo settore degli investimenti, quindi io credo che in breve tempo anche i servizi offerti bancari possono aumentare e migliorare in maniera rilevante, e così l'intelligenza artificiale potrà entrare sempre di più, magari dandoci dei consigli, come dicevo prima, di analisi predittiva, di gestione del proprio portafoglio, di gestione del rischio, sempre più insieme al nostro consulente finanziario. Quindi questa è un'altra ragione per la quale io credo fortemente che ci saranno delle grosse novità ed è importante andare a investire. E poi perché questo è un settore che dà dei dividendi e dà solidità, come dicevo prima, dà stabilità, quindi dà anche dei dividendi e quindi genera dei rendimenti costanti durante durante i mesi, durante gli anni, perché poi alla fine io non sono un amante dei dividendi, cioè difficilmente credo che il dividendo, sì, per alcune persone secondo me può servire, perché chi ha una bassa capacità di gestire il rischio e quindi quando vede il proprio capitale scendere in maniera importante, se non è abituato, può veramente non avere la capacità di gestire, può vendere e quindi perdere e farsi veramente male. In quei casi lì avere una politica di dividendi, un portafoglio di dividendi ha senso, perché anche se le azioni in qualche modo scendono abbiamo sempre un generatore di cassa. O anche per chi invece ha già dei capitali enormi, che non vuole più rischiare, che quindi vuole solamente introitare dei soldi che gli servono per mantenere il livello di vita, magari sia in pensione, sia a 65 anni, al posto di 2.000 euro di stipendio se ne prendono solo più 1.000, si integrano attraverso i rendimenti dei dividendi che si prendono trimestralmente, annualmente, ok? Ma quali sono i criteri con i quali abbiamo selezionato queste azioni? Beh, ragazzi, sicuramente io la prima cosa che ho guardato è la stabilità, no? La solidità finanziaria di queste aziende, quindi che abbiano una grossa capitalizzazione di mercato, cioè siano strutturate molto grandi. Perché? Perché è vero che magari sono meno innovative apparentemente, ma sappiamo bene come nel mondo finanziario da un momento all'altro anche grosse realtà possono aver dato il giro, e quindi bisogna avere capitalizzazioni secondo me importanti, avere una certa solidità di patrimonio, quindi un basso indebitamento. Questo è fondamentale, ma io questo lo ritengo per tutte le azioni che si vanno a selezionare. L'indebitamento è sempre un problema molto forte, perché non è detto che nei momenti di crisi si riesca a sostenere il pagamento dei debiti. E poi, vabbè, c'è che si abbia anche un ROE, quindi quegli indicatori di redditività importanti. Perché? Perché con le proprie risorse quell'impresa deve generare profitto, quindi è molto importante considerare la stabilità e la solidità, quindi scarsi indebitamenti, una redditività importante, forti ricavi e quindi una certa stabilità. E questi sono i due settori, secondo me, i due elementi fondamentali. Poi, come dicevo prima, sicuramente deve puntare alla digitalizzazione, perché si va verso quella direzione. Io credo sempre di più che le aziende, molte realtà adesso strutturate in Italia abbiano delle problematiche di innovazione. Ci sono delle realtà veramente, veramente importanti che si stanno muovendo e sono sempre più evolute, stanno prendendo sempre più territorio. C'è una realtà attuale ehm,
che in qualche modo sta giocando in maniera pubblicitaria su questo punto, cioè sta dicendo se non sei contento dove sei, cambia, perché questo è il momento di cambiare, ed effettivamente sta giocando su questo livello, sul fatto che loro sono molto innovativi rispetto alla media nazionale e che quindi molto spesso chi è under 40 è abituato e vuole avere comunque un supporto digitale, vuole avere dei chatbot, vuole avere magari dell'analisi automatizzata del proprio portafoglio e non ce l'ha. Quindi è sempre più importante la digitalizzazione, le fintech, come dicevo prima, i servizi bancari digitali, il mobile first, insomma ci sono tutti quegli elementi della digitalizzazione che assolutamente sono fondamentali in un mondo come quello attuale. In America sono avanti anni luce, arriveremo anche qua e quindi molti player dovranno reinventarsi se vogliono stare sul mercato. Quindi questo è stato un elemento fondamentale. Poi chiaramente, come dicevo prima, ad avere una leadership di mercato, io guardo sempre aziende che abbiano delle quote di mercato molto importanti, perché è probabile che da qua a 5-10 anni rimangano sul mercato, perché ricordiamoceli sempre, queste 10 azioni sono azioni scelte per un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, non per guadagnare in 2 mesi, in 5 mesi, in 10 mesi, perché non è questo lo scopo. Lo scopo è quello di fare investimenti che durino dai 5 ai 10 anni in su. E poi chiaramente che le azioni, come sempre, si diversifichino geograficamente, cioè quindi, come dicevo prima, sicuramente che siano presenti in mercati diversi, ma soprattutto che vogliono investire ed essere presenti in nazioni diverse. Non basta più essere presente all'interno della propria provincia, e quindi dire la banca di Catania, bisogna avere un imprinting in qualche modo più internazionale, non solamente nazionale ma più internazionale, perché comunque ci sarà sempre più bisogno di investimenti per crescere, per dare qualcosa di innovativo e vicino alla domanda del pubblico, ok? E poi vabbè, abbiamo in qualche modo tenuto conto anche dei dividendi, no? Quindi della generazione di cassa, perché come abbiamo detto questo è un settore che li dà e quindi è importante capire la politica dei dividendi e la sostenibilità di questi dividendi. Secondo me è fondamentale perché il settore financial ha questo plus in più e quindi qualche azione la possiamo mettere anche in virtù di avere un generatore di cassa per noi. E poi, come dicevo, e come dico sempre, ma qui soprattutto nel settore financial è importante poter cambiare velocemente e sapersi adattare ai cambi di regolamento e normativi, ma anche politici. Sapete bene come, magari come è successo adesso con Trump, che ti cambia, ti vuole in qualche modo eliminare dei lacciuoli normativi. Sicuramente in questo caso c'è un'agevolazione per i servizi financial e quindi secondo me il settore financial è un settore che potrebbe beneficiare nel medio-lungo periodo con Trump. Ci sono altri settori, altre nazioni dove invece una forte burocratizzazione può bloccare in qualche modo, no? questo sviluppo e quindi bisogna essere in grado di saper gestire questi rischi, no? Devono saper in qualche modo affrontare dei regolamenti stringenti, ok? O dei rischi politici che, come dicevamo prima, adesso prima era un vantaggio, ma ci possono essere anche dei rischi politici. Ma andiamo a vedere quali sono queste 10 azioni. Beh, la prima che non poteva mancare, ragazzi, americana, era JP Morgan. La JP Morgan, secondo me, è la più grande banca statunitense perché ha tantissime persone in qualche modo collegate, no? Un bacino di utenti fortissimo, è forte nel settore retail, quindi ha una leadership, io direi, globale anche a livello non solamente di contee in America, ha una forte solidità patrimoniale e si sta espandendo dal punto di vista tecnologico. In qualche modo questa è una banca anche che in qualche modo sta diversificando il proprio business perché sicuramente è una banca retail in qualche modo, quindi una banca commerciale, ma sta cercando di spingersi anche sull'investment banking, sulla gestione patrimoniale. Quindi secondo me questa ha delle peculiarità che mi piacciono in particolar modo, anche perché ha saputo navigare in acque difficili, nei momenti difficili, negli ultimi 20-30 anni, quando c'erano delle crisi economiche,
si è vista che è riuscita a mantenere dei soliti margini di profitto, cioè la marginalità è sempre stata interessante, quindi vuol dire che c'è anche una forte competenza, c'è una forte presenza sul territorio e una forte competenza anche dal punto di vista di chi la governa. Quindi la prima azione che io mi sento di promuovere è quella della JP Morgan Chase, ok? La seconda azione è sempre americana, è la Goldman Sachs, ok? Anche in questo caso è una delle banche di investimento più prestigiose al mondo, ha un focus sulla consulenza finanziaria e sul training, ha investito negli ultimi anni in maniera importante nelle fintech, cioè nella parte di fintech, quindi nella innovazione tecnologica e nei servizi di bancari e retail. Anche in questo caso parliamo di un'azienda, di una società che ha una forte dominanza e presenza soprattutto nell'investment banking e nell'espansione digitale, quindi in qualche modo fa il pari con l'azienda precedente. Sono tutte e due delle forti, hanno una forte presenza e leadership. Questa in qualche modo vira di più sulla parte degli investimenti e sulla esposizione digitale, quindi va a compenetrarsi perfettamente con la JP Morgan che abbiamo presentato prima. Okay? La banca, o meglio, l'investimento numero 3, che è l'azione mia preferita, direi è l'azione che io consiglio di inserire in tutti i portafogli, è la Berkshire Hathaway. Sapete bene che è un'azienda americana, sapete bene che è stata condotta da Warren Buffett e Charlie Munger per oltre, non so più, 40, 50, 60 anni, probabilmente anche di più. Adesso Charlie Munger è morto, mi sembra l'anno scorso o un anno fa, adesso non ricordo precisamente, comunque è morto quasi centenario. La conduce ancora Warren Buffett. È un conglomerato finanziario che all'interno quindi investe in aziende differenti, non paga dividendi, questo è un elemento da tenere in considerazione, però è un colosso che possiede una vasta gamma di società, no? Di vario genere e natura, ma soprattutto la sua potenzialità è le persone, la logica, la struttura, la strategia di investimento che c'è dietro, perché questa azione ha sempre fatturato più, sempre non è vero, ma negli ultimi 50 anni molto spesso ha fatturato più, cioè ha guadagnato di più, ha reso di più, ecco questo è il termine giusto, rispetto all'S&P 500. Perché? Perché dietro c'è una strategia basata su dei comandamenti forti di Warren Buffett, che quindi si basano sul value investing, si basano sulla qualità dell'investimento e sul detenere a lungo determinate azioni, selezionandole sempre con accuratezza, non lasciandosi trasportare dall'emotività. E quindi è un'azienda che macina sempre degli ottimi risultati, ha avuto dei momenti anche di down, ma nel complesso ha reso sempre di più dell'S&P 500. Quindi io credo che questa sia un'azione da considerare e da tenere nel proprio portafoglio. L'azienda numero 4 non è più americana ma è del Regno Unito, è la HSBC, è una banca commerciale di investimento, fa anche dei servizi finanziari, ha una esposizione nei mercati emergenti e quello che mi piace, che ho visto, è che ha una solida posizione finanziaria, ok? Quindi le aziende che hanno una solida posizione finanziaria sono positive. Perché? Perché vuol dire che potranno rimanere da qui in avanti nei prossimi anni, almeno ci si augura, ma hanno molte più probabilità anche nei momenti problematici, ok? Oltretutto ha un dividend yield molto interessante e è una delle banche più grandi al mondo, ha una presenza, come dicevo, in Asia, in Europa, in America Latina, e anche in Cina sta in qualche modo manifestando la sua presenza, quindi è veramente diversificata, cioè noi andiamo a prendere un'azienda che è diversificata a livello in qualche modo mondiale, in qualche modo soprattutto nei paesi emergenti, e andiamo a diversificare ancora di più il nostro portafoglio.
Poi, in questo caso sono stato, rispetto al settore delle comunicazioni, secondo me questo è un settore che permette di selezionare anche delle azioni non solamente americane, in maniera più semplice. Ho scelto un'azione di Hong Kong, l'Aya Group, è una società di assicurazioni vita e di investimenti, quindi ci mancava un po' questo comparto, avevamo preso delle banche che chiaramente una più nei paesi emergenti, una più strutturata, con solidità, con patrimonio, una invece più innovativa dal punto di vista, vabbè, di investment banking, ma anche di digitalizzazione più forte. Adesso abbiamo visto invece l'AIA Group, che è un gruppo assicurativo in Asia, no? Sta crescendo fortemente nei mercati emergenti. La classe media, la crescita delle classi medie all'interno dell'Asia sta sempre di più, perché il benessere sta crescendo e quindi chi ha la possibilità economica investe sempre di più in prodotti assicurativi, e quindi secondo me questa leadership nel settore assicurativo e soprattutto questa presenza nei mercati emergenti ne fanno veramente un'azione molto molto importante. Torniamo in America con l'azione numero 6, è la Citigroup, è una banca commerciale con servizi di investimento molto importante anche nelle carte di credito. La sua intenzione, il suo obiettivo è quello di un'espansione digitale, cercando di essere sempre più efficienti e redditivi. Ecco, sono quelle società che mi piacciono perché in qualche modo sono delle società moderne che spingono verso l'innovazione e sono molto attente anche dal punto di vista dei bilanci di cercare di creare quella redditività, ok? Come dicevo, è un'azienda che sta cercando un'espansione sempre di più nei mercati emergenti e sta cercando di ristrutturarsi per aumentare, per migliorare la redditività e l'efficienza operativa. Questa è un'azienda di nuovo americana, in qualche modo va a rinforzare il nostro comparto dell'innovazione tecnologica in questo settore, è sempre una banca commerciale, ma secondo me ha un senso inserirla all'interno di un portafoglio strutturato. Abbiamo la settima azione, che è un'azienda spagnola, il Banco Santander, ragazzi. Anche in questo caso una forte espansione nei mercati emergenti, e anche loro spingono fortemente nei mercati, nei servizi digitali. Questa banca è presente soprattutto in Spagna, c'è un'azienda spagnola, nel Regno Unito, in Brasile e Messico. Tenete conto del Brasile e del Messico, perché io credo che il Brasile e il Messico può avvantaggiarsi degli aspetti di nearshoring, come abbiamo detto, con il fatto che ci sarà adesso la delocalizzazione di molta produzione americana, probabilmente in Messico. Anche il Brasile sembra dare spiragli di una nuova, come dire, un revamping, no, della propria potenza, delle proprie possibilità. È un paese molto grande, ha delle forti possibilità e probabilmente si spera che la classe media possa aumentare sempre di più, il benessere possa diffondersi. Soprattutto la cosa che mi piace del Banco Santander, che ha dimostrato durante le crisi economiche di riuscire fortemente a mantenersi, a stare stabile e a puntare nella digitalizzazione. Quindi questa è un'altra azione, secondo me, per chi vuole diversificare in paesi emergenti come il Brasile e il Messico, per considerarla. Le altre che abbiamo visto, molte erano i mercati emergenti, quelli asiatici, sud-est asiatici e via discorrendo. Poi un'altra azienda secondo me importante con una forte presenza in Europa è BNP Paribas, che è una banca commerciale, investment banking. Questa l'avete già sentita secondo me più e più volte, perché probabilmente è una delle maggiori banche europee, ha una forte solidità nel settore del corporate banking ed ha una rete internazionale ben sviluppata. Sta cercando di svilupparsi anche nei mercati emergenti, però è un'azienda riconosciuta, riconoscibile, strutturata, che sta facendo dei passi in avanti lentamente, ma li sta facendo in maniera importante. Torniamo in America con l'azienda numero 9, che è la BlackRock. Vabbè, questa ragazzi la conoscete tutti, è in qualche modo l'azienda che ha un dominio negli investimenti passivi, no? Quindi nell'asset management, negli ETF, negli investimenti alternativi. Sapete bene che
sempre di più si va in una direzione di tipologia di investimento in qualche modo passiva, no? Cioè, le persone sempre di più in qualche modo o hanno una forte competenza e hanno la testa di sapere che possono cercare di investire in maniera autonoma e lo possono fare perché hanno le competenze per poterlo fare, ma chi sa che vuole investire lo deve fare ma ha poco tempo, ha poche competenze, ma la capacità di capire che gli investimenti ormai sono necessari, si butta sugli ETF. E gli ETF sono quegli strumenti finanziari di rendimento passivo, cioè dove noi mettiamo dei soldi e seguendo un indice come potrebbe essere quello dell'S&P 500, quindi della banca americana, cioè scusatemi, della borsa americana, replichiamo quell'indice lì. Quindi in qualche modo investiamo su tutte le aziende che sono all'interno di quell'indice, che ma non sono una, non sono 5, non sono 10 come magari abitualmente creiamo un portafoglio, sono 100, sono 1000 e quindi diversifichiamo il rischio, riduciamo il rischio e quindi BlackRock è veramente una delle capisaldi dell'investimento dell'asset management, no? E quindi degli ETF e via discorrendo. Quindi questa è un'azienda secondo me che ci mancava perché abbiamo molte banche, abbiamo avuto un prodotto, una società assicurativa, abbiamo avuto delle banche che chiaramente erano forti e sono presenti in posti differenti nel mondo per cercare di diversificare, ci mancava un po' questa tipologia di azienda. E poi torniamo sul comparto assicurativo, ne prendiamo una società svizzera che è la Swiss Re. Mi piace molto perché è uno dei maggiori gruppi di assicurazione e riassicurazione al mondo ed me lo sono segnato, è specializzata nella gestione dei grandi rischi finanziari e ambientali, ok? Quindi questa è un po' una novità. E poi ha una grande solidità, no? Quindi ha mostrato resilienza nei momenti di difficoltà, una stabilità finanziaria e soprattutto andiamo a reinvestire in quel settore, microsettore che è quello dell'investimento, cioè che è quello dell'assicurazione. Quindi in qualche modo abbiamo preso la conglomerata finanziaria Berkshire, abbiamo preso delle banche commerciali e di investimento in settori, in nazioni diverse, abbiamo preso dei prodotti assicurativi, abbiamo preso delle banche che sono fortemente improntate alla digitalizzazione, insomma abbiamo cercato di coprire un po' tutte le varie aree, quindi Stati Uniti, Regno Unito, Hong Kong, Spagna, Francia e Svizzera. Quindi abbiamo diversificato un po' geograficamente, nello stesso tempo però abbiamo diversificato anche settorialmente, perché abbiamo preso, come dicevo, le banche commerciali, quelle di investment banking, scusatemi, quelle di gestione patrimoniale e di asset management, le assicurazioni, il conglomerato finanziario e poi abbiamo preso anche il trading e l'ETF col Goldman Sachs e col BlackRock. Quindi in qualche modo abbiamo veramente diversificato in maniera importante. Questo è un settore al quale tengo particolarmente, sono partito dai due settori che io amo, che sono quello comunicativo e quello finanziario, che sono un po' i due pilastri di quello che mi piace fare, però vorrei sapere da voi quali sono le vostre opinioni, cosa trovate giusto, cosa non trovate giusto di queste 10 azioni che sono andato a scegliere, ma soprattutto vorrei sentire quali sono le azioni in questo settore che secondo me voi non sono state menzionate, che sono molto importanti e potrebbero avere successo per un investimento, un orizzonte di investimento medio-lungo, quindi 5-10 anni in poi. Vi aspetto nei commenti, ragazzi.